Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale di tecnologia, benvenuti. Bene, oggi andiamo a parlare di Realme Watch 5. Sì, Realme. Chi è Realme? Realme fa parte della famiglia Oppo, quindi se avete in mente i cellulari Oppo oppure i Realme che sono di solito tutti belli colorati, adesso Realme ha fatto anche il Watch, che è questo Realme qui Watch 5, che adesso andiamo a vedere. Allora lo apriamo insieme. Prima di aprirlo guardiamo un attimo le caratteristiche principali che sono scritte qua. È resistente comunque all'acqua, IP68, quindi agli spruzzi d'acqua potete andare tranquilli, anche alla polvere. All'NFC possiamo mettere una sola, diciamo una carta per pagare un NFC. Ha un display da 1,97 pollici AMOLED, quindi già un bel display molto luminoso. Ha il GPS integrato, ha comunque il monitoraggio del cuore, dei battiti cardiaci e una batteria che permette fino a 16 giorni. Se ne fa 10 è già un bel risultato. Quindi adesso questa sarà una recensione abbastanza breve, più che altro come configurarlo, come collegarlo e dopo andiamo a vedere come funziona sul campo. Faccio questa recensione per vedere anche qual è l'applicazione di Realme, visto che è un'azienda così nuova che vorrei vedere appunto che applicazione usa e come è divisa. Il nostro orologio è qui, adesso ve lo faccio vedere. All'interno della confezione troviamo il suo cavetto ricaricabile, che è dentro qua, e delle istruzioni. Basta, non c'è niente altro. Non ci sono doppi cinturini o cose del genere, quindi questo è quello che abbiamo. Il nostro orologio si presenta così. Eccolo qua, io l'ho preso questa colorazione qui, color tortora, un bel cinturino bello spesso, veramente di un certo livello, con il gancettino, vedete così, quindi io lo passo sotto di qua, tac, eccoci qua, e poi lo passiamo sotto qua, quindi anche il passaggio che non resta il coso a penzolone, un bel spessore. Adesso togliamo un attimino la plastichina per vedere anche come è fatto, eccoci qua. Questo è il nostro orologio, eccolo qua, lateralmente è fatto così e di sicuro ricorda qualche altro orologio di qualche mela e questo è come è fatto qua un po' spesso, bello, bello, ha delle cornici un po' grosse. Adesso andiamo ad accenderlo e vediamo cosa ci chiede. Per accenderlo la prima volta dovete collegare il caricabatterie magneticamente qui e lui si avvia. E poi volevo farvi vedere anche per togliere il cinturino, vedete come è fatto? Molto semplice, basta fare il click, si stacca di qua e di là e si stacca molto facilmente. Allora adesso andiamo a vedere la nostra lingua, quindi vado a mettere la lingua italiano, si può fare tutto con quello qua che ho nel fianco, italiano gli do ok, quindi basta cliccare qua e si dà l'ok, oppure si preme qua. Vai su Google Play Store e scarica l'app Realme Link, eccola qua. Quindi adesso noi andiamo a scaricare l'app, magari registro lo schermo e vediamo insieme. Quindi adesso andiamo a scaricare la nostra app, non si sa come mai parte sempre con questa pubblicità. Allora, Realme Link, eccolo qua, scarichiamo giù, facciamo installa, adesso lo installiamo un attimino, così vediamo tutto in diretta come funziona. Eccoci qua, qua stiamo scaricando e questo è il nostro dispositivo. Io vi metto qua in fianco il display del cellulare in modo da vedere. Facciamo apri. Ok, apri. Adesso qui sarà da creare di sicuro un account. Posizione, facciamo avanti. Miei casi, miei dispositivi. Bene, una volta fatto l'account, che adesso non ve lo faccio vedere perché sono tutti i miei dati personali praticamente messi dentro, cosa devo fare? Devo andare a fare associa dispositivo, che vedete qua scritto associa dispositivo. Allora, posso fare anche aggiungi, associa dispositivo, faccio scansione codice QR. Quindi io adesso vado qua nel mio orologio, ok? Faccio così e scansiono il codice QR e lui adesso si sta associando. Comunque vi metto il display a fianco del mio cellulare. Faccio collegare, gli diamo l'ok qua. Adesso vedete che anche nel display in fuori è scritto un codice. Facciamo associa, associa, quindi associamo tutti e due i dispositivi. Inizia, qui gli diamo accetto tutte le varie regole, ok, consenti, consenti, consenti per ricevere ok, operazione completata, ok, impostazioni, qua mi dice di dargli
l'autorizzazione, ok? Autorizzazioni, contatti, tutto quello che serve, attività fisica, facciamo consenti, perché altrimenti poi non ci funziona. Dispositivi foto, video, microfono, musica, posizione, facciamo che questo qua consenti sempre e ok. Bene, autorizzato tutto quanto. Bene. Adesso anche sul cellulare, sul nostro smartwatch gli diamo l'ok e qua abbiamo adesso il nostro orologio. Adesso lui si sta sincronizzando. Lui ci dice blocco la registrazione dello schermo e questo è il nostro quadrante. Quindi tocca e tieni premuto per cambiare l'orologio, questo è un piccolo tutorial, bel display comunque, si vede molto bene. La luminosità non è automatica, quindi bisogna sempre regolarla. Adesso continua sempre il tutorial, nessuna notifica, giù, ok, possiamo fare le scorciatoie, da sinistra verso destra per vedere questi widget qua per tornare alla home, scorri verso sinistra per visualizzare il centro sanitario, ok, questo è un tutorial un po' lunghetto, premi il pulsante per accedere all'elenco, eccolo qua, e qua abbiamo tutte le app, premi il pulsante per tornare alla schermata home, ok, e ci fa fare tutto, inizia. E adesso il tutorial dovrebbe essere finito, quindi sono le 13:36, qua abbiamo i nostri battiti cardiaci, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi premiamo il tastino qui centrale, qui abbiamo tutte le nostre applicazioni che vedete, ok? Adesso io volevo vedere una cosa, voglio fare un allenamento, vediamo quanto ci mette a prendere il GPS. Premo qua, facciamo camminata all'aperto e vediamo quanto ci mette. Noi siamo all'aperto sotto un albero, vabbè, però voglio vedere un attimo quanto ci mette a prendere questo GPS qua. Eccoci qua, posizionamento GPS è riuscito, già trovato. Saranno passati 25 secondi, penso 20-25 secondi, quindi non ci ha messo neanche tanto. Adesso noi gli diamo l'ok, lui ci dice di tolgo il mio ok, e questo è il display di come appare in caso di utilizzo. Allora, lo mettiamo su così ve lo faccio vedere un attimino. Io vorrei mostrarvelo qui all'aperto, lo so, ci sono tanti riflessi, quello sì, ma è giusto per farvi vedere realmente come si vede. Adesso io vado a bloccare, oggi è anche una giornata un po' nuvolosa, come vedete, sta anche piovigginando, però è giusto per farvi vedere come si vede e quanti riflessi hanno. Abbiamo corsa su sentieri, camminata all'aperto, camminata all'interno, escursioni di sentieri, ciclismo all'aperto, indoor, ellittica, vogatore, stepper, yoga, golf, esercizi, allenamento forza funzionale, HIIT, attività, ce ne sono qui che chi più ne ha più ne metta. Sono divisi in allenamento, attività all'aperto, sport acquatici, ballo, sport di combattimento, sport con la palla, sport invernali, ce ne sono un'infinità. Quindi di sport ne abbiamo. Guardiamo un attimo il menu come è fatto. Allora abbiamo l'NFC che vi dicevo, qui abbiamo la funzione walkie talkie, perché se io ho un altro orologio uguale possiamo usarlo come walkie talkie a distanza. Bella questa funzione qua del walkie talkie, bisogna trovare un'altra persona che abbia lo stesso orologio. Poi abbiamo il timer, le impostazioni abbiamo sincronizzazione del quadrante ce ne sono anche qua abbastanza, in bianco e nero, in tondo, fatto così, adesso ve li scorro tutti quanti. Un display che secondo me è molto luminoso, adesso andiamo a mettere questa qui ad esempio, vedete anche il display AMOLED che bel nero profondo che ha. Se io vado qua ad aumentare la luminosità perché adesso è al minimo e a parte che oggi vi dico è una giornata di, vedete come aumenta? Un bel display, soprattutto dei neri molto profondi. Poi abbiamo il promemoria, vabbè, questi walkie talkie che vi dicevo prima. Sempre sulle impostazioni abbiamo suono e vibrazione, schermo e luminosità, vista delle app, le app possiamo mettere a cascata, elenco, eccetera. Rileva automaticamente i tipi di allenamento, qui possiamo dirgli rilevami automaticamente camminata svelta, corsa, vogatore, ellittica, sono 4 sport che me li riconosce in automatico. La batteria è all'88%, possiamo regolarla anche quella. Poi torniamo indietro.
abbiamo il ciclo mestruale, la respirazione, come si dorme, la musica, tutte le funzioni che abbiamo di solito in uno smartwatch ci sono tutti. Non ripeto, è un prodotto che viene meno di 60 euro, io l'ho pagato, ma è fatto bene ed è anche... Ecco, l'unica cosa, le cornici sono tanto grandi, come vedete qua. Adesso magari cambiamo quadrante, lo mettiamo completo, mettiamo un quadrante così completo, vedete che ci sono dei bordi abbastanza importanti, però si vede molto bene e soprattutto un bel display, un bel indossare, anche il cinturino, guardate come è messo, qua passo dentro il cinturino dentro qua in modo che non scappi. Bello orologio, bello grande, ben visibile. Bene signori, io adesso lo proverò per un po' e poi vi dirò come va effettivamente, magari farò un'altra recensione. Questa era giusto una recensione per far vedere come collegare l'orologio e come funziona l'applicazione. Applicazione che adesso magari andiamo a vederla un attimino, eccoci qua, che possiamo fare tutto quello che vedete, tutto in bianco e nero così, non ha galleria quadranti, qua abbiamo tutti i nostri quadranti da poter utilizzare. Eccoci qua, notifiche, qua potete impostarle, poi ognuno li imposta come vuole lui. Vedete che qua possiamo andare a selezionare quello che ci interessa, allenamenti, e qua ci sono tutti gli allenamenti che vi ho fatto vedere prima, promemoria evento, promemoria salute, altre funzioni, aggiornamenti, eccetera. Poi per le impostazioni sì, è molto chiara, bianco sul nero, non ci sono tante cose, però si vede già la batteria e tutto quello che ci serve di solito su un'applicazione. Bene signori, io vi lascio, vado a divertirmi un po', anche se c'è brutto tempo, e vediamo come andrà. Se il video vi è piaciuto mettete un bel like, iscrivetevi al canale e attivate le tasse notifiche. Grazie a tutti e arrivederci. Ciao ciao!